Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi insieme con voi realizzerò questi cabochon in resina e washi tape. State con me per vedere come si realizzano. Il video è in collaborazione con la Crispire che mi ha fornito i materiali per realizzarli, che sono questi washi tape fantastici, sono due kit, vi metterò poi di seguito i materiali, quindi cosa vi servirà? Vi serviranno ovviamente dei cabochon realizzati in resina, io li ho fatti con degli stampi che già avevo, e ovviamente ci serviranno washi tape e resina UV per la lampada. Ci servirà una lampada, degli stecchini ovviamente per aiutarci nella distribuzione della nostra resina e un po' di pazienza. Vi ricordo che la Crispire ha riservato per tutte quante le iscritte al mio canale uno sconto di 5 dollari su un acquisto minimo, scusatemi, di 40 dollari. Loro parlano in dollari. Il codice sconto ve lo metto qui, è Gabriella 5, quindi basterà digitare Gabriella 5. Quando andate a preparare il carrello, di cui vi metterò ovviamente tutti i link qui sotto per accedere e oltre al link dei prodotti, quindi quando andate sul sito della Crispire, basterà digitare Gabriella 5 e usufruirete quindi di questo sconto. Ha tantissimi prodotti, c'era l'H per scrapbooking, ha le penne in vetro per fare tutte queste cose belle di calligrafia per chi è appassionato, insomma, ha buste, ha veramente dei kit di Ceralacca. Vi metto ovviamente giù tutti i link delle collaborazioni precedenti che ha avuto, però ovviamente oggi avevo in mente di fare questi cabochon, quindi state con me per vedere come li ho realizzati in modo semplice e con non tantissimi materiali. Eccoci, eccomi qui. Allora, questi sono gli stampi che ho colato. Non mi ricordo in quale collaborazione li ho presi, comunque io ho deciso di utilizzare gli stampi, questi, di colare della resina trasparente e adesso andremo a prendere ovviamente i nostri fantastici stickers. Questo è un kit e questo è l'altro. Penso che utilizzerò per la goccia, penso che utilizzerò questo che è contenuto in questo kit. Penso di andare a utilizzare questa parte con le rose, andremo a vedere. E per quest'altro invece, per queste, giustamente ancora ve le devo mostrare, sono delle piastrelline. Questo stampo è fantastico, quindi sono delle piastrelline, come vedete, venuta insomma bene. E quindi prendo il vassoietto, scusate, cominciamo a fare le cose per bene. Mi raccomando, quando utilizziamo la resina, protezione, ariamo i locali e quant'altro, insomma, utilizziamo i guanti. Io non toccherò la resina, per farmi ascoltare non metterò la mascherina, ma vedete sono pochi pezzi. Voi insomma mettete la mascherina, non inalate tutti questi materiali. Come resina utilizzerò questa, è quasi finita, e poi ho quest'altra. Sempre mi raccomando, quando utilizzate le resine UV per la lampada, che siano di tipo hard, quindi duro per fare questi lavori, e una lampada, io uso una lampada da nail art, anche se in realtà non faccio le unghie, la uso per queste cose, ho la Usamarti e a 36 watt. Io già l'ho messa lì a scaldare perché la mia ormai è vecchiotta, quindi fate lo stesso. Allora, quindi come vedete, va bene, ovviamente dietro io poi dopo andrò a grattare ed a limare e fare un'altra, insomma, colata eventualmente, ma quello che ci interessa a me in questo caso è il davanti, perché qui davanti che voglio andare a mettere lo sticker. Quindi vado a prendere il mio rotolino, in questo caso è questo fantastico uscito da questo kit, decido ovviamente più o meno come voglio andarlo a posizionare. Non so se ovviamente voi potete andare a prendere qualsiasi parte che vi piaccia. Io penso che anche se mi piace molto anche questo con la farfallina, però secondo me andrò a fare questo che è proprio un pochino stile romantico. Vado a guardare altri punti, voi decidete insomma dove farlo. Io prendo semplicemente il mio elemento e lo vado a posizionare come desidero.
e faccio ovviamente una pressione da dietro e lo faccio aderire per bene. Ovviamente poi munitevi di forbicine e andate a ritagliare. Quindi vado prima grossolanamente, in questo modo. Ahimè, ho tagliato la farfallina, ok. E questa parte ovviamente non la spreco, non la accartoccio, ma la vado a rimettere ovviamente sul mio rotolino in questo modo e vado a posare. E adesso vado sul mio elemento, ovviamente faccio pressione affinché non si creino delle bolle. Quindi vado molto bene con le mani, dopodiché vado a tagliare per bene il mio profilo, ok? Ovviamente, scusate, ero fuori camera, ovviamente potrei andare a mettere qualsiasi altra cosa che si utilizza per la nail art, qualsiasi altro elemento da nail art tipo cuoricini, farfalline, da sovrapporre poi nella resina, ma io così lo faccio proprio basico basico per farvi capire come poter fare dei semplici cabochon, va bene? Vado a rifilare al meglio. Ovviamente quello che fate qui lo andremo a fare anche qui. Ovviamente cercherò di prendere le piastrelline. Adesso vado a recuperare lo sticker che voglio utilizzare da quest'altro kit. Eccolo qui. Ovviamente qui c'era un forellino che io non ho chiuso con il mio sticker, ma dopo aver colato la resina nella parte superiore andrò a forare successivamente, quindi per adesso non mi interessa. Ora vado ad aprire questo kit e vado a vedere più o meno, eccolo qui, guardate come li trovate, favolosi. Ok, secondo me funzionano bene, vado ad inquadrare i quadratini che mi piacciono per cercare insomma di creare due cabochon uguali, quindi vado con questi più grandini ad inquadrare insomma i 4 quadratini per fare proprio una piastrellina, quindi vado a osservare un pochino meglio i disegni. Sono riuscita a inquadrare questi e ovviamente poi dovrò cercare quelli che si ripetono, che sono 1, 2, 3 e 4, quindi questi 4, salto questi 2 e questi 4. Ok, quindi vado a incollare l'adesivo alla stessa maniera. Procedo, provo su questa resina, perché ovviamente ce l'ho da molto tempo e quindi vado. Non esce proprio, va bene, andiamo direttamente. Vado quindi con questa tipologia di resina. Premunitevi ovviamente di uno stecchino, di questi, insomma per aiutare la resina ad aderire. Ok, e procediamo. La lampada è accesa da già mezz'oretta, quindi andiamo proprio a colpo, come dire, sicuro. Aiuta ovviamente la resina ad espandersi. Non faccio uno strato molto grande, ok? Poi preferisco eventualmente fare un altro, come dire, un'altra colata, ma non voglio che venga un ciondolo, insomma, spessissimo. Già la colata che ho fatto con la resina bicomponente era abbastanza, insomma, spesso, quindi ok, vado pian pianino a stendere tutta la resina. Mi raccomando, osserviate bene, io adesso non ho i guanti, ok, dovete controllare bene che sia dappertutto, ok? Quindi mettete in controluce. Io adesso con la lampada davanti e col telefonino non riesco, ma mi allontano e vado ad osservare che ci sia dappertutto, mi raccomando. Dopodiché prendete un accendino
Quindi vado a controllare che non ci siano bolle e che la resina sia andata dappertutto. Ragazze, il primo come vedete è uscito, insomma si è solidificato, la resina insomma, è andata bene. Adesso ai fini del tutorial non vi mostro un'altra passata di resina, ovviamente se vi capitano sui bordi, questo bordo vedete è venuto meglio rispetto a quest'altro, qui c'è un po' di imperfezione, vedete qui questo punto, ovviamente io questo per me va benone così, quindi andrò un pochino a limare, vedete che lo sticker ovviamente che non è inglobato nella resina si leva tranquillamente. Andrò a fare una colata ovviamente sul mio retro perché vedete che c'è un dislivello e quindi il mio ciondolo materialmente sarà finito, quindi vado adesso a mettere la resina qui in basso. Queste sono le altre piastrelline. Questa, vedete, sono venute veramente lucide. Questa resina, insomma, UV mi trovo molto bene. Questa è l'altra. E adesso alla fine sono ancora le piccine, sono ancora nella lampada. Vi mostro tutto in una fotografia finale. Niente, il tutorial spero vi sia piaciuto, vi possa essere di ispirazione. Ovviamente su tutte queste, guardate, già questo stampo è bello liscio, io lo andrò a utilizzare al sutace, quindi qua al retro proprio non andrò a fare assolutamente nulla, nessun'altra colata. Le piastrelline, questo stampo è fantastico per realizzare le piastrelle. Quindi niente, se invece volete realizzare un ciondolo con come ho fatto io con questo stampo, ovviamente vi consiglio di livellare e di fare il retro. Niente ragazze, vi abbraccio, vi metto una foto finale, vi ricordo quindi se vi va di andare sul sito a sbirciare tutti i materiali che ha, perché veramente la Crispire ha veramente tanti materiali, ovviamente sono da scrapbooking, ma come vedete possiamo anche trovare un modo alternativo per utilizzarli, specialmente questi. Questo kit è bellissimo. Poi vi mostrerò un altro modo per utilizzare questi sticker, ovviamente è una sorpresa, quindi state connesse, cliccate sulla campanella per avere tutte le notifiche future, così saprete come andrò ad utilizzare in futuro questi stickers e gli altri materiali che mi sono stati forniti. Vi abbraccio e vi metto semplicemente una foto finale. Ciao! Mi raccomando ragazze, supportate il mio canale con un like e un commentino. Ed eccoli tutti finiti e terminati. Sicuramente ne realizzerò degli altri, voglio insomma voglio divertirmi a realizzare qualche altra cosa e con le altre colorazioni. Niente ragazze, vi saluto, vi abbraccio e come sempre buona creatività. Ciao! Dimenticavo, ovviamente, se avete un trapanino di quelli anche a mano che ho utilizzato io, vi ho mostrato in altri video con la resina, voi questi elementi potete tranquillamente forarli ed utilizzarli come pendenti. Questo poi sta a voi e al vostro gusto personale. Come resina andrò ad utilizzare questa che è la resina epossidica veloce e questa Lye Creation. Diciamo che per questi progettini insomma piccoli e veloci la sto utilizzando. C'è scritto nelle istruzioni che la catalisi dovrebbe avvenire entro 3 ore, ma ovviamente non è così, almeno a me dopo 3 ore non è mai successo, forse in determinati periodi dell'anno, però comunque in genere insomma la sera
li colo e la mattina trovo in realtà la mia resina indurita, quindi non ci vogliono 24-30 ore come la resina normale, ma dopo 5-6 ore, insomma, in genere ce la facciamo. Questa resina, vedete, è sempre bicomponente, quindi c'è il componente A e il componente B e la proporzione è sempre 100 di componente A e 50 di componente B. Spero insomma che si veda. E quindi vado semplicemente a miscelare i due composti in piccole quantità all'interno, insomma, di questi piccoli contenitori che io proprio utilizzo per le resine. Quindi in questo caso per i nostri stampi ho utilizzato questa tipologia di resina. Quindi preparatela semplicemente come sempre, unite componente A, componente B, utilizzate un bilancino di precisione. Questa è la tipologia che uso io, semplicemente bilancino di precisione, si accende e ovviamente poi si pesa il componente A e il componente B, si uniscono e si mescola. Questa tipologia di resina, questa tipologia Light Creation, dovete mescolarla abbastanza velocemente perché dopo una 10-15 minuti comincia già a divenire più densa e quindi vi consiglio insomma di non star lì a girare tanto, non è come la normale resina che potete girare anche un quarto d'ora, mischiare i colori, prendervi il tempo, no, qui dovete essere un pochino più veloci perché realmente comincia subito il processo di catalisi più velocemente, quindi semplicemente questo, ma per quello che dobbiamo fare noi va più che bene.